Dunque ragazzi, finalmente siamo arrivati alla parte terza, che poi è lunghissima, della lunghissima missione The Mountain, ossia in italiano Tra le montagne. Questa missione è molto importante da andare a fare, quindi a completare, perché ci aprirà il dungeon presente su Dragonspine. All'interno dell'arena, come prima cosa, dobbiamo andare a azionare nel cubo appunto tutto il meccanismo. Ci sarà un fuoco fatuo che ci indicherà le colonnine da andare a cliccare e dovremo andare a utilizzare un personaggio con elemento Crio in modo da poterle attivare. Dunque ora vi faccio vedere la sequenza delle colonne. Dunque per farlo dovremo andare a utilizzare il tasto E con un personaggio appunto che usa l'elemento Crio. Al termine usciranno dei robot che dovremo andare a sconfiggere. Una volta sconfitti i robot, vedete, si aprirà una falla nel terreno e dovremo andare lì dentro e proseguire con la nostra missione. Dunque vi posso dire che per il mio livello di equip e personaggi questa parte della missione è abbastanza difficoltosa, quindi mi sono fatta aiutare. Dunque allora qui sotto dobbiamo andare a portare i fuochi fatui alle solite colonnine, vedete, e ce ne sono due, e dobbiamo andare a distruggere il solito cristallo che si va a distruggere, quindi scioglie piano piano, andando ad utilizzare quindi i cristalli quelli rossi, ce li dobbiamo mettere addosso e poi dobbiamo andare a distruggere, ma questo ormai l'abbiamo già capito perché l'abbiamo fatto finora. Una volta fatto tutto si aprirà la grata e ci darà delle nuove chest con dei premi. A questo punto direte abbiamo finito. No, siamo soltanto a metà di questa lunghissima missione, perché uscirà questo robot che qualcuno esce già con poca vita e bisognerà andarlo a far fuori. Una volta fatto fuori andiamo a raccogliere comunque sempre i reward che ci dà e appunto, come vi dicevo, si dovrebbe aprire la grata e quindi darvi ulteriori reward. Dunque, fatto il robottone, se ancora non avete completato le due colonnine con il fuoco fatuo, dovete farlo, andare lì e praticamente vi aprirà la grata, come vi dicevo, e usciranno poi disponibili 2 o 3 casse, adesso non ricordo bene. Poi dovete andare a distruggere anche questo cristallo che vedete qui nel lato. Per poterlo distruggere dovremo sempre caricarci del cristallo rosso e poi andare a distruggere. Qui troveremo un altro fuoco fatuo che andremo a piazzare come al solito. Comunque è abbastanza semplice perché poi si vanno a piazzare loro per conto proprio. Dunque questa missione è veramente molto lunga e ancora non è finita, perché dobbiamo andare adesso a uscire fuori dalla grotta in cui siamo caduti e fare un determinato percorso che ci mostrerà. Infatti qua ci dice raggiungi la cima del picco del drago e quindi dobbiamo fare prima di tutto pulire qua la stanza, uccidere questi mob, perfetto, e poi andare a fare un certo percorso. Vabbè, una volta uccisi i mob che abbiamo visto prima, dobbiamo seguire il percorso, prendere questi cosini, utilizzare sempre il fuoco fatuo, e la difficoltà sta anche nel mantenere la nostra temperatura di un certo livello, perché come sapete in questa zona purtroppo fa molto freddo e quindi bisogna sempre andare vicino ai fuocherelli. Comunque continuiamo, vedete il percorso è questo qui, ho trovato il fuoco fatuo e lo dobbiamo andare a far piazzare. Vedete che ci sono anche questi segni gialli che ci fanno vedere il percorso da andare a fare, e finalmente arriviamo a questo punto che non è ancora però finita, anzi adesso arriva la parte più antipatica, perché bisognerà saltare in diversi punti. Dunque qua il fuoco si andrà a piazzare e usciranno i soliti mob che dovremo andare a sconfiggere. Dunque una volta che abbiamo pulito la zona, qua in fondo vicino a questo robot troviamo il solito cristallo rosso. Lo dobbiamo andare velocemente a raccogliere, cercare di mantenere la nostra temperatura, quindi non è semplicissimo, e andare a arrampicarci qua. Il percorso è questo, adesso non so se io riuscirò a farlo subito, comunque vi faccio vedere, 2 e poi andare qua, ecco, vabbè, insomma andare là e andare a distruggere il cristallo, quindi è una questione anche di essere abbastanza sincronizzati bene e mantenere il cristallo rosso addosso. Ecco, vedete che io qui l'ho perso perché se no
non riuscite a distruggere, anche se riuscite ad arrivare lassù. Comunque il percorso è questo qui da fare, però dovete avere addosso il cristallo rosso in modo da poter distruggere questo qui grande. Una volta che abbiamo capito un po' il percorso da fare e i tempi da mantenere, dobbiamo salire di nuovo in alto, trovare questa colonna e utilizzare un personaggio che utilizza l'elemento del vento e quindi azionare questa colonna. Dunque questa colonna ci permette di arrivare su una pietra dove troviamo finalmente un altro cristallo da andare a distruggere, sempre con lo stesso concetto, quello di andare a trovare una pietra rossa e andarlo a distruggere. Ma in realtà il percorso che dobbiamo fare è un altro, perché vedete qua io non ho la pietra rossa. Dunque per poter fare bene questo percorso, quindi andare a distruggere questo cristallo, dobbiamo andare un po' più sopra, lì dalla piazza centrale dove ci eravamo precedentemente arrampicati, e dobbiamo fare questo boss. Questo boss, anche questo qui, ho dovuto chiedere aiuto perché comunque è molto difficile da fare. La difficoltà sta nel fatto che bisogna fargli parecchio danno, come vedete c'è lo scudo, e poi soprattutto andiamo a perdere vita perché dobbiamo andare a utilizzare sempre i soliti focherelli per andarci a riscaldare. Una volta che avremo fatto fuori finalmente anche questo boss, si apriranno delle casse che vedete già disponibili qui sulla destra, ma sono bloccate da una barriera, insomma. E quindi dobbiamo andarlo a uccidere. Vedete che comunque è molto difficoltoso, quindi da soli non credo che riuscirete a farlo, quindi questa è una cosa che richiederà avere un gruppo, cioè almeno l'aiuto di un'altra persona, che ovviamente dovrà essere di livello superiore al vostro e che con un'equipe superiore. Dunque, una volta che appunto, come vi dicevo, l'avrete fatto fuori, si apriranno qui sulla destra le famose casse, quindi avrete dei nuovi reward, ma soprattutto sarà sbloccato la pietra, quella rossa, il cristallo rosso, che vi servirà da mettervi addosso come avete fatto fino adesso per andare a distruggere quel cristallo che avevamo visto prima. Una volta ucciso la barriera scomparirà, avrete le vostre casse e quindi i vostri regali. Qui c'è il cristallo rosso che andrete a mettervi addosso, ma c'è anche il fuoco fatuo e lo dovrete portare su una nuova colonnina. Dunque finalmente abbiamo trovato il nostro cristallo quarzo scarlatto, si chiama così, ok, e dobbiamo andare a utilizzarlo sul cristallo. Dobbiamo riuscire a fare un bel salto qua. La cosa importante è essere molto veloci e mantenere il cristallo addosso, se no non riuscirete a distruggere il cristallo, quello grande. Dunque allora vedete che qua è già scomparso, quindi io ho provato diverse volte, comunque il percorso è questo qua e si procede come tutti gli altri cristalli, quindi bisognerà andarlo a distruggere. Vabbè, una volta provata diverse volte sono riuscita e quindi ho attivato anche questo cristallo. Una volta distrutto come gli altri precedenti esce fuori la cosa da attivare e quindi possiamo andare a procedere. Noi non abbiamo ancora finito perché, come vi dicevo, è veramente lunghissima. Dunque adesso dobbiamo andare a pulire un'altra area qua sopra e vedete che ci sono questi mob, li dobbiamo andare a far fuori, quindi ripulire tutta l'area, e finalmente troviamo l'altro cristallo rosso, quarzo rosso, che ci servirà per andare a fare un altro grande cristallo. Adesso i nomi precisi non me li ricordo. Comunque a questo punto prendiamo il solito cristallo rosso, ce lo mettiamo addosso e dobbiamo buttarci da qui e andare sull'ultimo, se non ricordo male, cristallo da andare a distruggere. Per fortuna vedete che hanno già poca vita, quindi basta soltanto un colpo e questa volta ce l'abbiamo fatta subito. Ed ecco che parte finalmente il filmato finale di questa missione, ma ancora non abbiamo finito.
In realtà la missione è completata, però comunque dobbiamo andare poi a parlare con Iris e consegnarla. In realtà abbiamo fatto tutto questo percorso che è durato giorni per andare innanzitutto a prendere tutte queste chest che ci regalano un sacco di premi e anche esperienza per quanto riguarda l'avventura, ma soprattutto per andare a sbloccare l'unico dungeon presente qui nella zona innevata, quindi a Dragospain. Dire che è stato molto faticoso fare questa missione, è abbastanza complessa e complicata anche fare i video a riguardo. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e naturalmente se ancora non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al canale attivando tutte le campanelle per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a mettere. Ciao a tutti e alla prossima!